Buongiorno, oggi voglio parlare di due curiosità che partono da due affermazioni bibliche che, lette così, prese a parte, fuori da un contesto più generale che coinvolge diversi libri biblici, sembrerebbero addirittura assurde e magari in un caso persino un pochettino ridicole. E difatti anche il titolo, vedete, va dal lino alla lepre. E quindi adesso soddisfiamo subito la curiosità. La prima delle affermazioni è questa: nel libro del Deuteronomio, all'interno di tutta una serie di prescrizioni precise che riguardano un sacco di situazioni diverse, Yahweh dice: non indosserai un tessuto misto fatto di lana e di lino insieme. Il che farebbe pensare che mi viene in mente, insomma, la pubblicità, sapete quella che dice cotone, lana fuori e cotone sulla pelle. Beh, insomma, un vero ebreo non la dovrebbe utilizzare perché è contraria al volere del suo Dio, cioè un vero seguace di Yahweh, insomma, perché questa prescrizione non è mai stata cancellata e quindi è tuttora valida e uno si chiede ma che senso ha, anche perché in realtà la prescrizione di non mescolare questi due tessuti vale in modo specifico per la lana e per il lino, perché poi per quanto riguarda altri indumenti potevano tranquillamente invece mescolare i tessuti, ma questa prescrizione, che così scritta in mezzo a tante altre può sembrare un frutto così di un pensiero peregrino assolutamente inspiegabile, può avere un suo significato preciso e adesso andiamo a vedere perché in realtà, come vedete, ci si muove di centinaia di pagine da un posto all'altro proprio perché è così che bisogna fare, che è necessario fare per capire la Bibbia e contestualizzare le cose che sono scritte. Questa prescrizione riguarda in modo specifico, in modo speciale, gli indumenti dei sacerdoti, in particolare quei sacerdoti, tipo il sommo sacerdote, che entravano nel tempio tenda di Yahweh. Queste sono date, diciamo, queste prescrizioni già durante il periodo dell'Esodo, che entravano nel tempio tenda di Yahweh nella parte più interna a svolgere certe funzioni che, data la presenza dell'Arca dell'Alleanza, data la presenza e l'arrivo di Yahweh, potevano essere anche molto pericolose. Adesso ne vediamo un esempio. Tra l'altro questi sacerdoti dovevano essere vestiti in un modo particolare, non sto a leggervi tutto perché sarebbe veramente troppo lungo, ma insomma ci sono diversi abiti che vengono sovrapposti, che sono intessuti anche con fili d'oro che fanno pensare come dire, una sorta di gabbia di Faraday. Si dice, purtroppo nelle Bibbie che abbiamo in casa c'è scritto che questi abiti, insomma certi tipi di tessuti e di lavorazioni erano opera di artista. In realtà nella Bibbia c'è scritto che sono opera di un progettista, e facendo esaminare per esempio il discorso dell'efodo, del pettorale, che erano due elementi speciali dell'abbigliamento del sommo sacerdote, dei tecnici dicono che ricordano proprio una sorta di circuiti elettronici o quantomeno circuiti elettrici. E quindi erano prescrizioni molto precise che non avevano un significato estetico ma avevano un valore prettamente funzionale. C'era per esempio un mantello che copriva tutto, e qui siamo nel libro dell'Esodo, dove si dice: farai il mantello dell'efod completamente di porpora viola. Nel suo mezzo ci sarà un'apertura per la testa. Intorno all'apertura ci sarà un orlo lavorato in tessitura. Sarà come l'apertura di una corazza che non si lacera. Cioè questo mantello non si doveva assolutamente lacerare, doveva rimanere intatto perché aveva delle funzioni protettive precise. Farai sul suo lembo, e qui entriamo in un ambito che potrebbe sembrare quantomeno strano, insomma, farai sul suo lembo melagrane di porpora viola,
porpora rossa e scarlatto intorno al suo lembo, e in mezzo a esso, all'intorno, campanelli d'oro, un campanello d'oro e una melagrana, un campanello d'oro e una melagrana intorno al lembo del mantello. Aronne, cioè il sommo sacerdote, lo userà nell'officiare e il suo rumore si sentirà quando entrerà nel santo, cioè nella parte più interna, davanti a Yahweh, e quando ne uscirà. Così non morirà. Abbiamo letto bene e abbiamo sentito bene. Per non morire si dovevano sentire questi campanelli suonare. Ora, possiamo pensare che un autore biblico abbia inventato una cosa del genere? Cioè che Dio voleva sentire suonare dei campanellini, altrimenti uccideva il sommo sacerdote? Cos'era che non lo faceva morire? È che questi campanelli segnalavano la sua presenza, segnalavano il fatto che lui si muoveva in ingresso e in uscita, e adesso capiremo che entrare in certi momenti poteva essere estremamente pericoloso. Ora, come suonassero e perché suonassero, sapete, si possono fare tante ipotesi. Ad esempio, potevano rilevare onde elettromagnetiche per cui mettersi a suonare come una sorta di allarme, oppure potevano avvertire che lui stava entrando e che lui era uscito, e che quindi certe operazioni o certi meccanismi all'interno del santo, dove c'era l'arca dell'alleanza, potevano essere attivati senza pericolo per la persona. Mi è stato raccontato anche, ma questo non è biblico, quindi non so dirvi se sia vero o meno, che c'era una corda che legava questo sommo sacerdote, per cui chi era, e che arrivava fino all'esterno, per cui chi era all'esterno, se sentiva il campanello suonare, capiva che il sacerdote era vivo perché si stava muovendo. Se invece non lo sentiva più suonare, doveva intervenire e tirarlo fuori, perché evidentemente era successo un qualcosa di pericoloso, per cui magari il sacerdote era in pericolo di vita. Insomma, le ipotesi sono tante, purtroppo non so dirvi quale sia quella esatta. Certo è che l'unica cosa che possiamo escludere è che Yahweh volesse sentire dei campanelli suonare, altrimenti uccideva il sommo sacerdote. Cioè questi campanelli avevano una funzione precisa. Ecco, a questo proposito, a proposito della pericolosità di certe azioni, vi leggo una vicenda che ha interessato in modo drammatico i due figli di Aronne. Siamo nel capitolo 10 del libro del Levitico, dove si dice che Nadab e Abiu, figli di Aronne, presero ciascuno un braciere e vi misero il fuoco. Vi posero sopra l'incenso e offrirono al Signore un fuoco non conforme alle prescrizioni del Signore. Ricordo che in ebraico c'è sempre scritto Yahweh. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò, ed essi morirono davanti al Signore. Ora, qui siamo veramente in una situazione molto strana, cioè abbiamo due figli del sommo sacerdote che portano un'offerta a Yahweh. Siccome questa offerta non è conforme, così è scritto, alle richieste di Yahweh, questi muoiono, vengono bruciati. In realtà in ebraico, per quanto riguarda la definizione di questa offerta, si dice che era un'offerta strana, straniera, un'offerta addirittura derivante dalla radice zur, ripugnante, disgustosa. Quindi potremmo pensare che avessero sbagliato miscela, anche perché Yahweh era stato molto preciso nel dare le indicazioni della composizione della miscela che voleva che gli venisse bruciata, aveva dato le percentuali precise, ed è difficile pensare che possano aver sbagliato una cosa del genere. Tant'è che se noi andiamo a leggere la spiegazione che la stessa Bibbia ci dà di questo, ne ricaviamo una impressione diversa. Sempre nel libro del Levitico, al capitolo 16, ci si rifà a quell'evento e si dice: il Signore parlò a Mosè dopo che i due figli di Aronne erano morti
mentre presentavano la loro offerta davanti al Signore. Il Signore disse a Mosè: parla ad Aronne, tuo fratello, e digli di non entrare in qualsiasi momento nel santuario, cioè nella parte più interna del Tempio, oltre il velo, davanti al propiziatorio che sta sull'arca, altrimenti potrebbe morire quando io mi manifesterò nella nuvola sul propiziatorio. Ecco come Aronne dovrà entrare nel santuario. Prenderà un giovenco per il sacrificio espiatorio, un ariete per l'olocausto, vestirà una tunica sacra di lino e indosserà i calzoni di lino, si cingerà una cintura di lino e si avvolgerà un turbante di lino. Sono queste le vesti sacre che indosserà dopo essersi lavato con acqua. Quindi qui Yahweh gli dice una cosa chiara. Dice: Aronne non può entrare quando vuole, né lui né i suoi figli, ma 2 dei suoi figli erano già morti proprio perché probabilmente erano entrati in un momento in cui non dovevano essere lì. Quindi essere lì dentro significava trovarsi in un posto pericoloso. E Yahweh lo dice chiaramente, e poi dice appunto che doveva vestirsi di lino, cioè avere il lino sulla pelle. Questa cosa qui, andiamo avanti di centinaia di pagine nella Bibbia, andiamo nel libro di Ezechiele, viene ripetuta con un'aggiunta particolare. Dice: nell'accedere alle porte del cortile interno del Tempio, i sacerdoti indosseranno vesti di lino. Non porteranno alcun indumento di lana quando andranno ad officiare alle porte del cortile interno e dentro il santuario. Sul loro capo ci sarà un turbante di lino e calzoni di lino attorno ai fianchi. Non si cingeranno di indumenti che provocano sudore, cioè sulla pelle non ci doveva essere umidità. Quando però usciranno nel cortile esterno, fra il popolo, si toglieranno le vesti con cui hanno officiato, le deporranno nelle stanze sante, e già più volte ho spiegato cosa significa santo, sacro in ebraico, non c'è nulla di spirituale, significa semplicemente dedicato ad una funzione speciale, e si metteranno altri vestiti per non rendere consacrato il popolo con le loro vesti. Cioè, questi abiti evidentemente durante quelle funzioni che si svolgevano nella parte più interna del Tempio si caricavano in un modo speciale, e quando uscivano loro si dovevano spogliare e li dovevano lasciare all'interno, perché avrebbero potuto trasferire sul popolo evidentemente un qualcosa, non so dirvi cosa purtroppo, un qualcosa di cui si erano caricati durante la funzione. Ma tornando all'affermazione principale, perché era vietato intessere assieme lino e lana? Ora, se voi andate anche in rete, trovate tutta una serie di proprietà del lino, che non sono soltanto estetiche, anzi, in quel caso non erano assolutamente estetiche, perché erano indossate sulla pelle e coperte da tutto il resto. Quindi di sicuro non avevano alcuna valenza estetica, ma dovevano avere una funzione ben precisa, ed è una funzione che possiamo legittimamente supporre legata a delle caratteristiche specifiche del lino. In rete ne trovate tantissime, comprese le trovate anche nelle descrizioni delle aziende che fanno dei tessuti isolanti. Io ne ho prese alcune, ve le leggo. Le proprietà del lino sono molteplici: isolante termico, acustico, buona diffusione al gas e al vapore, cioè è traspirante, ha un buon assorbimento di umidità, bassa carica elettrostatica, non conduce la corrente particolarmente per quanto riguarda i campi elettromagnetici alternati. Parlando di isolanti, come per esempio anche delle vere e proprie tappezzerie isolanti, il principio su cui si basa il funzionamento di quegli isolanti in particolare fatti con alluminio
Il principio su cui si basa è l'elevato potere isolante si ottiene interponendo film di alluminio con fibre naturali di lino. I tessuti fatti di questa fibra sono igienici, igroscopici, regolano lo scambio termico, riducono la sudorazione e dunque l'umidità della pelle, riflettono i raggi ultravioletti, non accumulano elettricità statica e quindi riducono gli effetti dei campi di quel tipo di corrente. Proteggono dalle radiazioni ionizzanti e dall'inquinamento elettromagnetico. Che cosa avveniva dentro il Tempio? Purtroppo non ve lo so dire con particolare. Certo è che dentro il Tempio c'era quell'arca, la famosa arca dell'alleanza, che era sicuramente uno strumento che serviva a generare e ad accumulare energia e quindi chi la manovrava doveva essere vestito in un certo modo. Ora, il lino ha tutte queste proprietà. Sapete qual è la curiosità? Che se viene intessuto con la lana le perde. Cioè il lino funziona bene se è da solo, se è intessuto con la lana non ha più queste proprietà. Ed ecco allora che questo ordine qui, non farete tessuto di lana e di lino messi assieme, rivolto in modo specifico ai sacerdoti, ha un significato funzionale estremamente preciso. E questo ci dà l'idea di quante cose conoscesse colui che ha dato questi ordini e che diceva come voleva che fossero vestiti i sacerdoti, quei pochissimi, che erano autorizzati e abilitati ad andare all'interno del Tempio a svolgere certe funzioni talmente pericolose che la loro vita e, se volete, la loro vitalità, cioè il loro movimento, doveva addirittura essere segnalato da dei campanellini che suonavano e che documentavano il fatto che il sacerdote si stesse muovendo. Quindi questo è un primo fatto. E passiamo adesso ad un altro aspetto della Bibbia che ha sempre destato perplessità e che ha fatto dire a qualcuno, vedete che insomma gli autori biblici in fondo non conoscevano perché, come dire, scrivevano un po' a caso. Cambiamo Bibbia, tanto per... Andiamo nel libro del Deuteronomio e quando si parla dei cibi adatti al consumo. Sapete che Yahweh ha fatto degli elenchi precisi di cibo che si poteva consumare e di cibo che invece non si doveva assolutamente consumare. Era molto attento a come dovevano nutrirsi i suoi, perché evidentemente non poteva permettersi che delle epidemie decimassero il popolo che lui stava facendo tanta fatica a costruirsi, visto che quando Elion, cioè il capo degli Elohim, gliel'ha consegnato, si trattava di un piccolo gruppo tribale. E allora in Deuteronomio al capitolo 14 si dice: non mangerete, parlando degli animali, ma non mangerete quelli che ruminano soltanto o che hanno soltanto l'unghia bipartita divisa da una fessura. Il cammello, la lepre, l'irace che ruminano ma non hanno l'unghia bipartita. E poi lo dice ancora nel libro del Levitico, dove si dice che non bisogna mangiare la lepre perché rumina ma non ha l'unghia divisa e quindi deve essere considerata impura. Ora, tutti sanno che la lepre non è un ruminante. I ruminanti, lo sappiamo, sono quegli animali che hanno lo stomaco quadripartito e quindi hanno il rumine, il reticolo, l'omaso, l'abomaso, che consente loro di fare in sostanza 2 digestioni. La lepre no. La lepre non è neppure un roditore perché appartiene all'ordine dei lagomorfi, quindi è formalmente, diciamo così, dal punto di vista della classificazione degli animali, un animale completamente diverso. E quindi si dirà: ma com'è possibile che gli autori biblici inseriscano la lepre tra i ruminanti? In realtà non la classificano tra i ruminanti, ma dicono che la lepre rumina. E in effetti
C'è una cosa che qui in Occidente è stata scoperta nel 1882. Questo dell'Antico Testamento è stato scritto almeno 2500 anni prima. E che cosa si è scoperto? Si è scoperto che i leporidi, soprattutto al mattino, emettono delle feci molli che poi riprendono, cioè ingurgitano di nuovo, quindi è una sorta di cibo predigerito che riprendono in bocca e passa di nuovo attraverso l'apparato digerente. Cioè, in realtà le lepri, i leporidi, compiono questa azione che è quella tipica dei ruminanti, cioè di far passare 2 volte il cibo all'interno, solo che i ruminanti, grazie al loro stomaco quadripartito, fanno questo processo tutto all'interno, la lepre invece lo fa con un passaggio all'esterno. Ma chi ha scritto queste cose lo sapeva molto bene, tant'è che ha scritto che la lepre rumina. E poi un'altra cosa che noi moderni sappiamo è che la lepre è portatrice potenziale di tutta una serie di possibili infezioni all'interno ovviamente della sua popolazione e può addirittura infettare l'uomo con dei tipi di patologie che sono mortali per l'uomo. Quindi, a partire dal discorso del non mettere assieme lana e lino, perché il lino aveva una funzione protettiva specifica per i sacerdoti e, ripeto, non estetica, perché era messo sulla pelle, li copriva completamente, quindi nessuno vedeva quel lino, quindi non c'era nulla di bello da vedere. Quindi a partire da questo ordine, da questa indicazione di non mettere assieme lana e lino, perché altrimenti il lino avrebbe perso le sue capacità, fino a questo discorso della lepre, di cui gli antichi autori biblici dimostravano di conoscere molto di più di quanto non conoscessero i moderni, almeno fino al 1882, ma sono convinto che ancora oggi milioni di persone non sanno che che i leporidi compiono questa funzione per quanto riguarda la loro alimentazione, che quindi è una funzione che può ricordare l'atto del ruminare, anche se alcuni dicono che l'atto del ruminare è anche ricordato da quel particolare loro modo di masticare, ma questa è la parte più evidente. Invece il ruminare vero significa proprio far passare 2 volte il bollo alimentare. Ecco, allora questo ci dice ancora una volta quanto fossero informati gli autori biblici, conoscevano addirittura certe funzioni specifiche di quel tessuto, stavano attenti a non far perdere quelle funzioni lì perché erano importanti per la salvaguardia della vita del sacerdote che entrava all'interno del tempio, e conoscevano anche questa particolare attività della lepre per quanto riguardava la sua alimentazione. Quindi ancora una volta questo ci documenta attraverso degli elementi che possono apparire banali, quasi addirittura ridicoli, quanto in realtà la Bibbia ci racconti in sostanza delle storie vere, ci fornisca in sostanza delle informazioni vere. Ciao, grazie e alla prossima.